si incolla anche qua al mio dito. Ciao, sono Barbara. Belli gli orecchini, ma se una persona non ha i buchi alle orecchie, come fa a portarli? Oggi vi faccio vedere un tutorial in cui faremo degli orecchini con la clip, ossia con questo ferretto qui che serve apposta per poterli mettere anche se non si hanno i buchi, esattamente come questi. Curiosi? Ok, lo faccio questo video in risposta a un commento di Vetro Spaccato che mi ha chiesto proprio un tutorial per fare gli orecchini con la clip, e se avete delle richieste o altri tutorial da farmi fare, voi scrivetelo giù nei commenti e io proverò a accontentarvi e a realizzare i tutorial di quello che volete imparare a fare. E già che siete qua, beh, se mettete un like a questo video e vi iscrivete al canale, 1, mi ritrovate, 2, supportate il mio lavoro, 3, mi fate tanto contenta, quindi grazie del vostro like e della vostra iscrizione. E ora cominciamo. Orecchini a clip, cioè gli orecchini quelli che non hanno, per chi non ha il buco, per chi non ha il lobo forato. Io qui ho due basi. Queste sono le basi a clip, ovviamente senza di queste non si può fare niente. Io ho la fortuna che le ho in negozio, guardate che bei sacchettini delicati che ho. Ovviamente queste sono, è il pacco quello mio, però io in genere queste qui poi le faccio in pacchettini da 10 pezzi, in modo che chi le prende si fa 5 orecchini e insomma non sono né troppi né troppo pochi. Allora, questa è appunto la base clip, vedete qui, da questa parte è piatta. Quando sono piatte, l'avrete già sentito forse in qualche mio video, si chiamano basi cabochon, e qui dietro c'è la clip, quindi uno mette l'orecchino, mette l'orecchio e poi tacca, chiude. Quando chiude rimane attaccato all'orecchio. Ovviamente qui dovremmo andare a mettere un supporto piatto, ok, che vada incollato semplicemente, non c'è nient'altro da fare che mettere la colla. Io mi sono già preparata con questa che è tipo la Super Attack, un tubettino di colla di cianoacrilato, ma potete utilizzare anche delle colle per bricolage, quindi colle gommose. Al limite potete utilizzare la colla artiglio o le colle quelle tipo la UU, ok? Queste andranno tutte quante bene. I supporti che vi faccio vedere oggi sono questi, che sono dei cabochon trasparenti di vetro, se vogliamo completamente personalizzare il nostro orecchino, altrimenti nessuno vi vieta di utilizzare dei cabochon già fatti, tipo ad esempio uno potrebbe incollare 2 di questi cuoricini oppure 2 di queste roselline AB. Qualunque cosa abbia il fondo piatto come questi può diventare un orecchino. Allora, se noi vogliamo andarlo invece a personalizzare, serviranno appunto dei vetrini trasparenti e ovviamente un supporto da metterci sopra. Si può fare in vari modi, si può dipingere il vetrino, cioè si può pitturare, fare un disegnino, un logo, una lettera, qualcosa. Si può applicare una foto, ma assolutamente va plastificata, quindi vi raccomando sempre foto prima passate dentro lo scotch, perché altrimenti poi la colla dopo potrebbe fare dei danni. Si può utilizzare la resina, quella UV, ma soltanto se fate dei lavori in trasparenza. Vi dico, se voi attaccate questo vetrino trasparente qui sopra, giù potete metterci tranquillamente la resina perché è trasparente e passa, la luce passa. Se invece io qui metto qualcosa di coprente e poi cerco di incollarlo con la resina, non si attaccherà mai, si attaccherà forse un pochino ai bordi, ma al centro rimarrà sempre della resina liquida, il che significa roba appiccicosa everywhere. In alternativa potete anche attaccare semplicemente qualcosa come un adesivo dopo che lo avrete semplicemente plastificato. In questo caso la resina si può usare perché magari sopra si può andare a metterne un pochettino, stratificare e creare qualcosa. Insomma, i metodi sono tantissimi. Se seguite il mio canale da tantissimo tempo, anni fa io e Lara avevamo fatto gli orecchini di Ladybug di Miraculous, facendo il vetrino rosso a pois e poi incollandolo su una base di queste. Ma adesso procediamo. Userò un pennarello acrilico. Questi sono i pennarelli di Cargi per le unghie, quindi però essendo in acrilico li posso usare per qualunque cosa, li adoro, li uso anche per il bricolage. Se non avete dei pennarelli di questo genere, vanno bene gli Uniposca o i marker, quelli indelebili a punta fine. Io vorrei farmi, non so, una ranocchietta vorrei provare a fare. In questo periodo mi piacciono le ranocchiette, anche se questo pulcino, devo dire, mi sta tentando. Che faccio? Ranocchietta o pulcino? Ok, vorrei provare a fare una ranocchietta, quindi ho preso il verde, ma non devo cominciare da questo. Siccome è una pittura su vetro, devo procedere al rovescio, ok? Quindi prima dovrò fare la parte nera con la bocca e poi la parte bianca degli occhi e poi la parte verde del corpo. In fondo alla fine farò
lo strato dello sfondo. Allora, gli occhi, allora la boccuccia, cominciamo dalla boccuccia. Ok, molto kawaii, quindi essere molto piccola. E questi sono gli occhi. Adesso devo lasciare asciugare, nel frattempo che si asciuga farò l'altro orecchino. Devo cercare di farlo identico. Ok, più semplice del previsto. Adesso aspetto che si asciughi. Ok, nel frattempo ho mangiato, adesso devo fare il bianco. Ok, va benissimo. Ok, e faccio asciugare. Che il bianco si è asciugato, andiamo con il verde. Allora devo fare gli occhietti e il corpo. Ovviamente è una ranocchia un po' kawaii, quindi questi sono gli occhi. E questo sarà il corpo. Gli faccio le zampette. Vediamo com'è. Mi sembra molto carina. Ok, facciamo l'altra. E aspettiamo che si asciughi. Nel frattempo che le ranette si asciugano, vi faccio vedere invece come monterò un paio di orecchini con queste mezze perle per farvi vedere quanto tempo ci vuole. Questa è una procedura che richiede parecchi step, ma se io invece volessi fare qualcosa di più semplice mi basta avere delle mezze perle, speriamo di averle della stessa misura, se le vedo, ok, che escono, ecco, uscite. Ok, queste qui si chiamano mezze perle perché giustamente sono a metà, altrimenti queste si sarebbero chiamate perle. È abbastanza intuibile come ragionamento. Ok, queste le metto qui, queste le tolgo. Per montare una cosa del genere sulla mia clip non ci riesco, a meno che non ne uso una un po' più grande. Ecco, su questa un po' più grande ce la posso fare. Ok, l'importante è che appunto la perla che vado a utilizzare copra completamente la basetta. Ok, potrei provare anche con questa volendo. Devo capire se ce n'è un'altra. Sì, la vedo. Ok, userò qualcosa per coprire, mettiamo questo di Hello Kitty per evitare che mi caschi la colla sul feltro, perché questa colla, essendo piuttosto forte, poi mi lascerebbe una brutta macchia. Allora, mi prendo le mie clippine, anzi aperta che è meglio, metto la colla qui, chiudo e la posiziono. È leggermente più piccola, lascerò un micro bordino da tutte le parti, tengo qualche secondo in modo che si attacchi, si è attaccata anche al mio dito, che bello. Oh, si è attaccata, ok, si è staccato, grazie a Dio. Ok, questa, vedete, è già fatto. Vado anche da questa parte, anche se sto aspettando non succede niente, perché questo tipo di colla aderisce quando, cioè fa presa quando tocca l'altro oggetto, quindi qualche secondo così ci può anche stare. Anche qui bilancio bene al centro, aspetto qualche secondo, si incolla anche qua il mio dito
Mettetene sempre poca perché se è una cosa minima si stacca facilmente, se invece ne mettete tanta poi dovete andare in pronto soccorso e ve la staccano loro. Quindi mi raccomando, fatelo con attenzione. Ok, questi sono già fatti, devo soltanto aspettare un pochettino che la colla si stabilizzi, però il nostro paio di orecchini è pronto. Quanto ci ho messo? Veramente pochi secondi. Il costo di un paio di orecchini così è irrisorio, perché costano veramente sia poco le basi che le mezze perle. Allora, loro ci aspetteranno qui. Intanto vi volevo invece far vedere con queste più piccole, ovviamente mi è rimasta la colla, mannaggia a me, ovviamente per fare la clip ci vuole una certa misura, perché questo non potrebbe essere più piccolo, perché se questo fosse più piccolo sarebbe scomodo, invece deve avere un piattino comodo per il lobo, quindi minimo questa misura, mentre invece se vogliamo fare qualcosa di più piccolo dovremo utilizzare per forza di cose i perni. Allora io di perni ne ho una marea. Vi faccio vedere un po' quanta varietà di perni c'è, perché magari non so se tutti quanti create, però magari qualcuno non lo sa. Allora, questi sono perni da 8 mm, questi sono da 6, anche questi, mentre questi sono perni da 3 mm. Allora, per questo tipo di perla, una base da 6 andrà benissimo. Anche qui, goccino di colla. E anche qui andiamo ad attaccare la nostra base. Posso anche fare direttamente così, molto più semplice. Mi appoggio. Aspettate che l'ho messa storta e devo farlo prima che si asciughi. Ok, questo è uno. Questo è l'altro. Fatto. Anche questi poi andranno finiti ovviamente con la vitina che è questa qui, però ragazzi in un minuto ho fatto già 2 paia di orecchini. Mentre loro stanno qui ad aspettare, possiamo passare all'ultimo step della nostra ranocchietta, perché ormai diciamo che dovrebbe essere asciutto. Voglio controllare un po', sì, mi sembra. Oh, forse no, forse sì, ma dovremmo esserci. Voglio fare lo sfondo lo farò con un colore a caso, tipo rosa. Posso farlo col pennarello oppure lo posso fare con una base di smalto. Potrei anche utilizzare una base di smalto e passarlo dappertutto. Vediamo come l'effetto, è carinissimo. E andare un pochino più sopra il corpo col rosa, così. Ecco. Ok, facciamo anche l'altro. Mi fa troppo ridere. Qui devo attaccarmi un po' di più. E la facciamo asciugare. Quando si sarà finito di asciugare passerò un po' di trasparente per essere ancora più sicura che il colore non si stacchi in qualche modo e poi lo andremo a attaccare con sulle nostre clip. Queste che ho utilizzato per fare le mezze perle ormai sono state utilizzate, quindi ne devo prendere altre due. Ok, si è asciugato, altro passaggio, metterò un trasparente, uso dello smalto per unghie, va benissimo, tanto è compatibile con l'acrilico che ho utilizzato. Questo è uno. E lascio asciugare per l'ultima volta, no, dopo metterò la colla, quindi per la penultima volta. Ok, ci siamo, prendiamo la colla e incolliamoli. Ok. Ok, ci siamo, questi li avete già sbirciati, questi sono quelli con la mezza perla, ok? E adesso andiamo a scoprire, a fare il reveal di questi con la ranocchietta. Pronti? Uno, due e... Eccoli qui. Io li trovo meravigliosi, sono veramente carini, mi piacciono un sacco. Adesso me li metto. Ok, giro la camera, questi me li tolgo perché voglio fare una cosa. Voglio mettere qui dietro questi, i primi, quelli che ho fatto con il perno, e li metto qui. Mentre al primo buco posso mettere o questi qua con la mezza perla, eccoli qua, vedete, faccio così, clip, e rimangono in questo modo. Oppure la mia ranocchietta. È carina. Ok, aspettate che metto anche l'altra.
piccoli, sono molto carini, mi piacciono. Bello, avete visto farli, non è impossibile. Ovviamente questi qui con la mezza perla a clip sono molto più veloci. Questi ci vuole veramente un secondo a farli, avete visto un puntino di colla, mentre invece questi qui hanno qualche passaggino in più, però l'effetto è molto carino e soprattutto sono totalmente, completamente customizzabili. Quindi se voi avete in mente un orecchino che non esiste nel mondo, lo potete fare. Il costo del materiale è molto più basso rispetto a quello che potrebbe essere comprare un paio di orecchini, fermo restando che quelli con la clip sono abbastanza difficili da trovare, quindi insomma la cosa più carina è farsela. E poi soprattutto la soddisfazione di che belli questi orecchini, dove li hai comprati? L'ho fatti io. Ok, spero che questo tutorial vi sia piaciuto, vi ci vediamo al prossimo, questi probabilmente li porterò anche alle fiere, non lo so, comunque sia trovate tutto il materiale per crearli nel mio shop, giù in descrizione c'è il link, ci vediamo in un prossimo tutorial, un bacio a tutti quanti, ciao ciao!